Ciao amici di Retro Edicola Videoludica, benvenuti in Rebuilding Beats, il nostro format sulle riproduzioni di Retro Edicola Videoludica Club. Io sono sempre Mauro. Io sono Davide, Dottor Fix, il vostro tecnico di Retro Edicola. Siamo nel 1958 negli studi di ricerca della BNL, dove il fisico statunitense William Higgins Button crea il Tennis for Two, uno dei primi videogiochi della storia. Ecco, come ogni anno alla BNL c'era un Open Day. Il professore Higginbottom ha a disposizione un Donner 30, ovvero un computer analogico. In questo computer analogico c'erano disponibili due demo. Uno era un calcolo dei lanci dei missili balistici e l'altro era una pallina che rimbalzava. Da questa intuizione venne l'idea di mettere insieme queste due demo per ottenere il Tennis for Two. Ci vollero all'incirca un paio di settimane per mettere insieme tutto il circuito, perché ovviamente era fatto da tanti relè, un circuito fatto completamente con elettronica discreta e non ancora quella integrata. Quindi una volta completato il circuito ottenne questa immagine su un oscilloscopio. Rappresenta un campo da tennis visto di lato, dove abbiamo il nostro campo, la rete nel mezzo e appunto la pallina che va da un campo all'altro. Visto il successo del primo prototipo del 58, Higgins Button creò nel 1959 una versione migliorata. Venne poi aggiunta una manopola per simulare la forza di gravità. Questa manopola permetteva di simulare delle partite come se foste sulla Luna o come su Marte. Quindi la pallina andava più adagio e faceva traiettorie completamente diverse. Il tutto durò un anno, poi Higgins Button, preso giustamente da progetti scientifici più importanti, si dimenticò completamente del Tennis for Two e il tutto venne smantellato. Passano gli anni, 40 anni dopo, nel 1997, la BNL decide per l'occasione di ricostruire il Tennis for Two. Fortunatamente in archivio ritrovano gli schemi, viene messo insieme uno staff di ingegneri. Gli ingegneri riescono a ricostruire per intero tutto il Tennis for Two usando un Donner 3400, però non funziona. Questo perché Higgins Button, quando creò Tennis for Two, gli ultimi ritocchi non li riportò a schema. E quindi ci vollero dei mesi per rimettere in funzione il Tennis for Two. Ben 3 mesi, tanto lavoro in più. Siamo nel 2008 e la BNL ricostruisce per la seconda volta il Tennis for Two, questa volta utilizzando dell'elettronica integrata e non più quella discreta. Inoltre mise davanti all'oscilloscopio una telecamera che proiettava l'immagine su uno schermo LCD più grande in modo che il pubblico poteva vedere meglio le giocate. Siamo nel 2011 e il museo MEGA, il Museum of Electronic Games and Art, presenta la propria copia di Tennis for Two. Ovviamente questa replica non include elettronica integrata ma solo quella discreta, rimanendo così l'unica copia ufficiale e fedele alla versione originale del 68. Facciamo un passo indietro e torniamo negli anni 80. Higgins Button viene citato in tribunale per una causa di diritti. La causa era quella di tentare di far decadere i brevetti sul Magnavox Odyssey perché c'era un gioco analogo. Però Higgins Button non brevettò mai il Tennis for Two e quindi la causa decadde. E ora parliamo della nostra riproduzione, fatto per il 60° anniversario del Tennis for Two. Nel 2018 abbiamo presentato appunto Tennis for Two di Retro Edicola Videoludica Club. Siamo nel 2008 e Wendell Huskey, cofondatore della Evil Mad Scientist Laboratories, sviluppa un firmware ad hoc per microcontrollori AVR e questo permetteva appunto, senza dell'elettronica complessa, di riprodurre per intero il Tennis for Two. Ora vediamo in dettaglio il Tennis for Two. Abbiamo una parte di alimentazione, il microcontrollore AVR, le resistenze per gli assi XY che poi vanno all'oscilloscopio, i fili che portano al pulsante e alla manopola per regolare l'angolo di battuta e dare la battuta. Abbiamo detto tutto di questa nuova riproduzione opera del nostro Dottor Fix. Vi aspettiamo per la prossima puntata di Rebuilding Beats. Ciao da Mauro e Davide, Dottor Fix.